Salve a tutti e benvenuti al nostro canale YouTube Ricette della Vecchia. Tutti qui sentiamo parlare della vecchia, ma chi è sta vecchia? La vecchia era mia madre, che adesso non c'è più, che ci ha lasciato delle gustosissime ricette, che faceva sempre di corsa perché mio padre tornava dal lavoro alla pausa pranzo, io dovevo andare, tornavo da scuola e poi dovevo studiare, insomma, un campo di battaglia. Quindi doveva essere rapida, doveva fare le cose in fretta, la mattina andava a fare spesa e poi cucinava per noi. Oggi partiamo con la prima ricetta che è una bomba, gli spaghetti con i moscioli. Eccoli i moscioli ragazzi, i moscioli del passetto. Cos'è il passetto? È il luogo di mare dove noi andiamo a prenderli, perché questi li ho pescati io. E per fare questo tipo di preparazione sono stati pescati, puliti, dopodiché sono stati messi in una pentola e messi sul fuoco ovviamente e aperti. Quando si aprono i mosci rilasciano la loro acqua. L'acqua viene filtrata con un passino con delle garze sopra per levare ulteriori impurità, poi vengono messi i moscioli così dentro questo barattoletto, viene aggiunta l'acqua, va fatto freddare il tutto, quando il tutto è freddo va messo in frigorifero e successivamente in congelatore. Adesso l'abbiamo fatti scongelare e questo è il risultato. Sentiamo. Mamma mia! Mamma mia! Sembrano usciti dal mare adesso. Signora, ferma con quelle fauci, ferma, non siamo in Viva Vision, li mangiamo dopo insieme, li mangiamo. Adesso partiamo con la ricetta. Ecco gli ingredienti. I moscioli, perché se non ci sono i moscioli la ricetta, ciao! Una cipolla, 2 spicchi di aglio, prezzemolo, quanto basta ovviamente, con un po' di gambetti, vino bianco, possibilmente un bel verdicchio di Castelli di Jesi, perché ragazzi, un goccio di aceto di vino bianco, peperoncino a vostro gradimento, 500 ml di passata di pomodoro. Passiamo a scolare i moscioli. Importantissimo, teniamo la loro acqua, poi vedremo perché. E adesso partiamo con la ricetta. Passiamo al taglio della cipolla. Utilizziamo questo adesso per buttare via tutto, che chiameremo amorevolmente la sputacchiera, e poi passiamo a tritarla. Attenzione chiaramente a non farsi male, se no ci mettiamo qualche dito, magari il piatto viene più saporito, però insomma è meglio, attenzione, tritata molto fine. Se non avete a disposizione la cipolla, non lo fate per niente questo piatto. Ho bagnato prima il coltello per evitare il pianto a dirotto, ma comunque si comincia a sentire l'effetto della cipolla sugli occhi e niente, c'è la lacrimazione che sta fuoriuscendo, comunque la controlliamo. Abbiamo fatto un trito, utilizzo la cipolla dorata perché dopo dovremo fare il soffritto. Prima non avevo detto un altro ingrediente, ma ovviamente dovremo avere anche del ottimo olio extravergine di oliva, in quanto dovremo fare il soffritto. Lo vedremo dopo nella quantità che metteremo a soffriggere insieme all'aglio e cipolla. La cipolla è pronta, ecco adesso andrà tutta fuori, no, che culo ci abbiamo preso. Passiamo all'aglio. Copriamo della medicina, ci credo, cosa lo mettiamo? Con la pelle e tutto, ma ragazzi, ma la tagliamo in due, vediamo se c'è l'anima, che leviamo, sì, ecco, questa la leviamo. Adesso la tagliamo in 3 pezzi, 1, 2, 3, ecco, e poi in dei cubetti. Questi sono gli ingredienti che usava la vecchia e che usano, diciamo, quasi tutti quelli che fanno i moscioli in questa maniera all'anconetana, insomma, rossi. Passiamo alla preparazione del prezzemolo, tagliato grossolanamente, non finissimo perché non deve rilasciare acqua. Attenzione anche qui a non fare il prezzemolo al dito, delle foglie un po' più grossolane
le tagliamo, qualche gambetto, mi raccomando, mettetecelo sempre, non mettete solo la foglia perché c'è il sapore, ma ecco, non deve essere finissimo, grossolano, ma ecco, nemmeno le foglie intere, se no prendiamo direttamente il prezzemolo, lo buttiamo dentro e insomma, dai, ragazzi, dobbiamo sentirlo il sapore del prezzemolo, ma non deve essere invadente, non deve coprire il sapore del moscio, quindi ne metteremo quanto basta. Passiamo alla preparazione dei moscioli, un po' più grossi, vediamo, li prendiamo interi, li mettiamo così da parte, stanno ingolfati, fermali, ferma! Mia moglie ne mangiava, ma guarda che roba ragazzi, come mi tocca lavorare, che roba, un po' ne mettiamo interi, tanto sono quasi tutti grossi, stanno, ecco qua, l'altra parte la tritiamo, l'acqua sempre da tenere, non è fango, è acqua di moscio, perché ragazzi, questi li tritiamo, facciamo un bel trito perché così prenderanno sapore e infonderanno tutta la loro dolcezza al sugo. Ecco, il trito è quasi pronto, non è che ci vuole tanto, vedete il piatto è di veloce preparazione, ci vuole veramente poco. Eccoli pronti, a posto, li trasferiamo insieme ai moscioli già interi. Ecco, adesso butto via tutto, non è andata bene, ecco, anche questa volta vedi ci siamo riusciti. I moscioli sono pronti per essere cucinati e adesso passiamo alla preparazione della ricetta con le padelle. Abbiamo messo sull'acqua per bollire, mettiamo l'olio, in questo caso ne devo usare 40 grammi perché mia moglie è a dieta, oddio, ce ne andrebbe un po' di più. Mettiamo l'olio, ecco, e iniziamo a dargli una scaldatina, abbassiamo la fiamma, prepariamo tutto, scaldiamo bene l'olio, che prima non avevo menzionato, ma ovviamente dobbiamo fare un soffritto e l'olio extravergine di oliva ci vuole sempre. Aspettiamo che vada in temperatura e aggiungeremo la cipolla e l'aglio. Andiamo con il soffritto. Nel frattempo abbiamo preparato anche 200 grammi di pasta. Ecco, aspettiamo per fare un bel soffritto. La doratura della cipolla con l'aglio, ecco, vedete, ora qualche secondo, perché adesso dobbiamo fare una mossa fondamentale, perché dovremo aggiungere l'acqua dei moscioli. Perché? Perché dovremo abbassare la temperatura del tutto, perché se buttassimo adesso i moscioli friggerebbero e cosa succede? Che se i moscioli friggono perdono tutto il loro sapore, tutta la loro dolcezza, quindi mi raccomando, non buttate i moscioli adesso. Io mischio molto spesso per non fare bruciare la cipolla, siamo a fuoco basso, siamo pronti. Ecco, adesso il momento del segreto della ricetta, aggiungiamo l'acqua dei moscioli e il sugo io non lo salerò, perché? Perché l'acqua dei moscioli è già salata, perché è acqua di mare. Ecco, aggiunta l'acqua dei moscioli, aggiungiamo, aspettiamo che si abbassa un po' tutta la temperatura, ecco, è bassa, perché non frigge. Ecco, aggiungiamo i moscioli, mescoliamo bene, aspettiamo che l'acqua si asciughi. Possiamo, per insaporire meglio, anche dare una piccola saltatina. Ecco, l'acqua dei moscioli si sta asciugando e ci prepariamo per la sfumatura con il vino bianco. Già viene sull'odore del mare. Già, da ferma, già mia moglie gli infilzava con che miseria. Ecco, vedete, come dice la vecchia, deve andare in olio. Cosa significa deve andare in olio? Deve riuscire fuori l'olio che era stato messo prima, quindi si deve evaporare bene il tutto. Vedete, ancora abbiamo qualche secondo, qualche minutino, penso che ci siamo.
Vedete, ecco, vedete che ancora un po' di acqua c'è, per cui facciamola evaporare molto molto bene. L'acqua intanto qui sta bollendo, abbassiamo e teniamo in temperatura, così siamo pronti. Stiamo a buon punto. Adesso sono andati in olio, guardate, quasi quasi del tutto, ce n'è pochissima, ecco è finita. Praticamente, se no dopo il moscio frigge troppo, sfumiamo con il vino bianco e alziamo un po' la fiamma in modo da far evaporare bene. Mescoliamo molto bene, ripeto, non salate questo sugo perché già l'acqua dei moscioli stessi è salata, quindi se salate ancora otterrete un piatto eccessivamente salato e dopo insomma buttatelo via. Il vino è quasi del tutto evaporato, siamo a fiamma un po' altina perché il vino deve evaporare e deve riandare tutto in olio, che ci siamo quasi. Importante, mescolate spesso, altrimenti anche se utilizziamo una padella antiaderente si potrebbe attaccare il tutto, è sempre meglio mescolare. Ecco, in questa fase abbassiamo la fiamma perché il mosciolo non deve mai friggere. Guardate che roba incredibile. A questo punto aggiungiamo la passata di pomodoro, un goccio di aceto di vino bianco, ecco, basta così, mescoliamo bene, aggiungiamo nel frattempo anche il peperoncino, in questo caso ho utilizzato un peperoncino in polvere, ma potete utilizzare anche un peperoncino fresco, come volete, insomma. Vediamo un attimo, la fiamma, sì, va bene, adesso buttiamo la pasta non appena il sugo andrà in ebollizione. È iniziata l'ebollizione, vedete? Le prime bolle. Blub, blub. Ecco, abbiamo anche il nostro amico cane che è venuto a trovarci, anche lui vorrebbe i moscioli, ma non glieli diamo. Non li prendi? No, no, no. Nel frattempo un goccetto alla faccia di chi ci vuole male è... non è aceto, beh, no, perché ragazzi, ovviamente questi ingredienti sono abbondanti per 2 persone, perché a noi piacciono i moscioli con la pasta e non il contrario. Questo è un sugo che va bene anche per 3-4 persone. Intanto il sugo è quasi pronto, vedete, viene una bella crema. Una cosa che non avevo detto prima, nel frattempo ho messo da parte dell'acqua della pasta in caldo perché ci servirà eventualmente se quando saltiamo in padella il sugo è troppo denso, servirà un po' per renderlo più omogeneo. Vediamo comunque al momento se serve. Qui ecco il sugo è quasi pronto, vedete ecco, sta suonando la sveglia per dirci che la pasta è pronta, scolatela al dente perché dopo la dovremo ripassare in padella. Ecco il piatto pronto e adesso andiamo a, come dicono i grandi cuochi, ad impiattare, ma è certo, dove li mettiamo gli spaghetti? Sulla tovaglia, è certo che li mettiamo sui piatti, ma io guarda, adesso andiamo ad impiattare e vediamo come sono venuti. Ecco il piatto, sentiamo come sono venuti, già l'odore, gli spaghetti con i musci della vecchia, ecco sentiamo. Ragazze e ragazzi, una bomba! Come dicevo, per fortuna che non trasmettiamo in Viva Vision, se no già mi erano arrivate milioni di porchettate. Ferma signora, Sara, no, li mangio io, li faccio uguali, come ho fatto io, le verranno buonissimi. Eccezionali. Se vi è piaciuto questo video, vi prego di mettere un like, è sempre in inglese, un mi piace, e vi invito ad iscrivervi al nostro canale Ricette della Vecchia. Grazie e alla prossima ricetta. Buona serata o buongiorno, secondo quando guardate questo video. Ciao a tutti e grazie ancora.